Ciao e benvenuti su Sturm und Drang. Nel video di oggi cercherò di fare luce sulla dolorosa realtà storiografica dei crimini di guerra commessi durante la guerra di Corea. Di guerra di Corea avevo già parlato anche in un precedente video, nel quale decostruivo la narrazione comunemente accettata sul conflitto, video che vi raccomando di guardare per aver ben chiaro il contesto dietro agli eventi presi in esame. Come al solito, non vi chiedo di credermi sulla parola. Nel link in descrizione avrete accesso allo script del video, completo di bibliografia, note a piè pagina e screenshot dei testi accademici che ho usato. In questo modo potrete facilmente verificare se ciò che dico è o meno privo di fondamento, cosa che vi invito caldamente a fare. Come spesso accade in un conflitto fratricida, nel corso della guerra di Corea atrocità di ogni genere sono state commesse da entrambi gli schieramenti. La narrazione dominante, tuttavia, tende a focalizzarsi sui crimini commessi dalle forze comuniste, minimizzando o ignorando quelli commessi dagli USA e dai loro alleati. Il che è assai curioso, considerato che, in base alla storiografia contemporanea, è stato proprio lo schieramento USA a rendersi responsabile delle peggiori atrocità. Le forze comuniste, a differenza dei loro nemici, godevano del supporto di ampi settori della popolazione del Sud, la quale detestava il governo neocoloniale imposto loro dagli USA e vedeva di buon occhio le riforme promosse dal governo nordcoreano. Diversi numeri corroborano questa visione. Ad esempio, la commissione governativa sudcoreana, incaricata di indagare sui massacri e sulle esecuzioni sommarie avvenuti nel corso del conflitto, ha concluso che solo un sesto dei casi esaminati erano attribuibili alle forze comuniste. Inoltre, stime ufficiali statunitensi pongono ad un massimo di 30.000 il numero delle vittime degli eccidi commessi dalle truppe cinesi e nordcoreane nel corso della guerra. E per quanto questa cifra sia assolutamente degna di nota, impallidisce di fronte al numero di morti civili causati dagli USA e dai loro alleati. Secondo Hoon Jung Kim, professore di scienze politiche presso la Korea University di Seoul, solo nei primi 3 mesi del conflitto l'esercito sudcoreano avrebbe ucciso 300.000 civili sospettati di collaborazionismo. Nel corso della loro avanzata verso nord, le forze anticomuniste avrebbero poi causato altre centinaia di migliaia di vittime tra la popolazione civile. Molte di queste furono dovute alla brutale repressione scatenata dal regime sudcoreano contro i suoi oppositori, con il benestare del governo statunitense. Altre furono causate dalla feroce strategia della terra bruciata impiegata per piegare la resistenza della popolazione locale. Come i giapponesi ed i nazisti prima di loro, le forze della coalizione ONU portarono avanti la sistematica distruzione di scorte alimentari e dei centri abitati e ritenuti ostili. Questo significava anche lasciare i civili inermi, privi di mezzi di sostentamento ed esposti a temperature che in alcuni casi toccavano i 40 gradi sotto zero. Omicidi, stupri e saccheggi, ad opera delle truppe USA, avvenivano con una certa frequenza ed erano favoriti dal clima di impunità e dal razzismo imperante tra i loro ranghi. Ma il peggior crimine commesso nel corso della guerra è stato sicuramente il bombardamento a tappeto della Corea del Nord, ad opera dell'aviazione statunitense. Sul territorio nordcoreano, infatti, vennero sganciate più bombe di quante ne furono sganciate sull'intero teatro del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale. Città, villaggi, infrastrutture civili e persino colonne di civili in fuga vennero prese di mira dai bombardieri statunitensi, spesso equipaggiati con bombe al napalm che venivano sganciate in aree densamente popolate con effetti devastanti. Particolarmente crudele fu la decisione di prendere di mira le dighe nordcoreane allo scopo di distruggere i raccolti. In seguito a questi attacchi, la produzione di cibo calò del 50% e la popolazione civile venne ridotta alla fame. Come ricorda lo storico Bruce Cummings,
In base alla Convenzione ONU entrata in vigore nel 1951, il fatto di sottoporre deliberatamente un gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, rientra nella definizione di genocidio. E la parola genocidio è assolutamente appropriata per descrivere le azioni compiute dalle forze ONU in Corea proprio negli anni in cui la Convenzione entrava in vigore. Ma la cosa assolutamente vergognosa è che nel memoriale della guerra di Corea a Seoul, il cui scopo in teoria dovrebbe essere ricordare le tragedie del passato per far sì che non si ripetano, questi crimini non sono minimamente menzionati. Il che dimostra come il governo sudcoreano preferisca celebrare pomposamente gli assassini piuttosto che ricordare le loro vittime. E questo era tutto. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio per la vostra attenzione. In origine questo doveva essere un segmento del mio precedente video sulla guerra di Corea, però ho preferito pubblicarlo a parte per mantenere il mio proposito di postare contenuti più brevi, ma con maggiore frequenza, senza però sacrificare la qualità delle informazioni. Tuttavia, come forse si è notato, per ragioni di sintesi non sono riuscito a dedicare la giusta attenzione alla dimensione umana delle tragedie. Infatti, dietro a questi numeri ci sono vite spezzate, famiglie distrutte, che meritano verità e giustizia, e la giusta considerazione al di là di quale sia stato lo schieramento che si è reso responsabile dei crimini da loro subiti. Ma se comunque questo video vi è stato utile e volete supportare il mio modo di fare informazione indipendente, alla faccia della censura YouTube, vi invito a mettere un like e soprattutto a iscrivervi al canale, senza dimenticare di attivare le notifiche. Se qualcosa che ho detto non vi ha convinto, spiegatemi il perché nei commenti, possibilmente con toni educati, e per il resto vi ringrazio ancora e spero di rivedervi nel prossimo video.